Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, il modello in scala 1:4, l'edizione De Agostini e l'uscita è la numero 29 ed è l'ultima per questo nuovo pacco che ho ricevuto. Andiamo adesso a vedere subito cosa ricevo in quest'uscita e passiamo al montaggio. Chi volesse dare lettura e visione all'interno del fascicolo potrà farlo guardando il video unboxing. Intanto ringrazio doverosamente e volutamente tutti i miei iscritti e le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, perché io sono ancora qui grazie a voi e vi volevo ringraziare davvero con tutto il cuore. Alle persone che mi guardano e non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato a farsi montare il modello, mi contatti privatamente, grazie. Fate attenzione perché abbiamo uno dei vetrini, ne abbiamo già montati due, che sono quelli dell'ispezione, ok? Quindi fate attenzione all'ispezione dell'olio, quelli che poi nella moto vera di fatto fanno vedere il livello in trasparenza, no? Allora, andate a vedere il video precedente, senza mandarlo avanti veloce, mi raccomando. Sono andato già a mettermi due parti del bicomponente, le unisco e questo poi userò appena due punti per assicurarmi che il vetrino non si stacchi al mio iscritto che mi ha commissionato il modello. Ecco qui. Provo a inserirlo prima senza la colla per vedere come entra. Mi raccomando, cercate di metterlo diritto, non inseritelo in obliquo, altrimenti non va bene. Dovete provare finché lui entrerà diritto. Se è il caso, lo dovete consumare un po', ma non inseritelo in maniera non corretta, mi raccomando. È uguale, ma io provo a girarlo al contrario, vediamo. Sono delle prove che nel modellismo vanno fatte. Ecco, avete sentito? Si è inserito. In realtà diciamo che non dovrebbero esserci problemi, non dovrebbe venire via, ma per essere sicuro lo tolgo piano. Ecco, vedete, comunque si è levato abbastanza facilmente e lo giro così so che la parte sotto è quella che mi va imbattuta qui. Prendo due piccole parti di collante, non usate l'attack, mi raccomando. Prima di fare questo, ve l'ho fatto già notare nel video precedente, guardate che riproduzione. Chissà se riesco a farvelo vedere. Questi due fori che vedete sono le parti finali di quella rondella che si dilata, quindi viene chiusa con delle pinze apposta e poi lei si riapre perché è in acciaio e si chiama Seger e praticamente tiene, in questo caso il vetrino, ma può tenere dei paraoli e tante altre parti del motore, e hanno riprodotto questa.
guardate, vi rendete conto? Allora, andiamo a mettere le due parti di colla appena qui. Basta così. Mettiamo il vetrino. Ecco, adesso mi si è girato. E come andava messo? Vediamo se riesco a vederlo. A me sembra che andava messo così. Mi sembra che qui abbia più invito. Proviamo. Perfetto, adesso ve lo faccio vedere. È perfettamente inserito nella sua sede, vedete? E così deve essere. Non si nota il collante, ma c'è. Ok? Bene, questa era importante da fare. Diciamo che la parte un po' più impegnativa, poi il resto dovrebbe essere più semplice. Vediamo. Non vi ho elencato i pezzi, vi chiedo scusa. Abbiamo questo che è un dettaglio del motore. Questo che abbiamo appena montato è il coperchio dell'ispezione dell'olio con il suo vetrino. Questi sono due dadi in plastica, quindi sono solo di bellezza, è un particolare, diciamo due particolari. E questo qui invece è la testa della vite grande. Bene. Prendiamo questo, andiamo a inserire questa parte qui. Allora, guardate ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Sono piccolezze, però questo poi di fatto viene montato così sulla moto. Qui abbiamo la coppa dell'olio, ok? Quindi diciamo che anche se c'è la carenatura e non si vede, però la parte che va, guardate, adesso in questo montaggio può non essere importante, ma è un particolare che dovete guardare quando montate i modellini, cioè qui abbiamo un difetto che è data dall'iniezione del prodotto, vedete? Quando viene staccato, ecco. Questo è un difetto che purtroppo molte aziende commettono perché non considerano quello che rimane a vista e fanno l'iniezione e poi come viene viene. In questo caso poco ci interessa perché si vede veramente poco. Però vi faccio vedere una cosa. Noi possiamo inserirlo come vogliamo questo perché è cilindrico. Quindi quando facciamo questo lavoro noi sappiamo, come da figura, che la parte alta non la vediamo. Quindi la parte alta è questa. E io lo metto dalla parte alta. Adesso metto bene a fuoco l'immagine e ve lo faccio vedere, perché con il fascicolo dietro mi mette a fuoco l'immagine dietro e mi sfoca quella davanti. Quindi un momento, abbiate pazienza. Ecco qua. Ecco, avete visto? L'ho messo lì. Inserisco. Attenzione quando inserite, non fate forza sui perni perché li rompete. Deve entrare bene tutto finché non va in battuta, mi raccomando. Vedete? Qui è in battuta. Qui ovviamente non è in battuta perché manca la plastica, non potrà mai andare in battuta. Quindi ecco, l'importante è che sia contro qua, ok? Mi raccomando. Ecco fatto. Fatto questo, prendiamo
il motore, così, e dobbiamo andarlo a inserire qui. Quindi io allargo un po' l'invito soltanto, quindi la parte iniziale del foro, e vado a inserire questo qui. Piano piano, un po' da una parte e un po' dall'altra, senza fretta. Ecco, perfettamente contro, guardate che bello questo particolare, con anche questi e questi. Avete visto che spettacolo, bellissimo. Cosa c'è rimasto? C'è rimasto da mettere questo, e vediamo se ci fa montare anche i due bulloni finti. Sì, ce li fa montare. Quindi andiamo a mettere la staffa, questa qui, che va messa qui, dove ci sono i fori dei collettori di aspirazione, però qua, non i collettori, chiedo scusa, qua, dalla parte dell'aspirazione, ecco, dove abbiamo questa qui, la andiamo a mettere così. Aspettate che guardo. Ah, non ci si può sbagliare. Abbiamo questo lungo taglio e questo va inserito nel foro, nel taglio semplicemente. Ecco, a pressione. Fate attenzione quando avete il motore in mano, non dimenticatevi le parti di plastica. È un attimo a romperle, basta che vi dimenticate, vi distraete, premete qui e spezzate questo. Non vi dovete mai distrarre quando montate i modellini, mi raccomando, altrimenti smettete e lo fate un'altra volta. Questo si è inserito perfettamente nella sua sede. C'è rimasto da mettere questi, il particolare dei bulloni, che sono gli ultimi che vanno a chiudere poi la testa cilindri sul blocco del motore. Anche questi io vado a fare l'invito. Guardate che vi serve fare questo. Quello che è importante, non usate una punta, non dovete attraversare tutto il foro, solo dare un invito all'inizio. Alla fine poi restate con me, perché vado a prendere tutto quello che ho montato fino al numero 29 e poi ci salutiamo. Ecco, adesso guardate che bellezza. Ma c'è anche scritto qualcosa qua, non me ne ero accorto. Chissà se si legge. No, non si legge. Qui. Bene ragazzi, faccio così. Senza mettere pausa al video. Prendo quello che ho montato. Voi non andate via di sicuro, è vero? Bravi ragazzi, non mi lasciate da solo, mai. Ecco qui, metto tutto qui e poi vi faccio vedere. Ecco qua.
inserisco le sonde lambda perché non le incollerò fino alla fine. No, questa è la 2, va qui. Questa va qui. Perfetto. Tanto si staccano lo stesso, ma non è un problema, perché possono staccarsi quante volte vogliono adesso. L'importante è poi che le incollerò alla fine. Guardate. Fate attenzione anche alla direzione delle frecce, guardate. Quelle che avete qui sul disco. La ruota, ovviamente, deve andare verso il senso della freccia. Ok? Perché si possono montare anche in maniera non corretta, per quello che ve lo dico. Che opera d'arte, ragazzi. Airbox, riproduzione effetto carbonio. Strumenti. Qua abbiamo le antenne per trasmettere ai box in tempo reale tutti i dati della moto. Radiatori, acqua, olio, con addirittura la riproduzione a cordone delle saldature sull'alluminio. Guardate che spettacolo. Avete visto? Tutte le lamelle in obliquo come nel radiatore vero, quelle di raffreddamento. A me piace far vedere sempre il punto in cui sono arrivato con il montaggio. Così anche chi mi vede per la prima volta, sperando che non sia poi l'ultima, almeno sa cosa ho montato fino a questo momento. Mi è rimasto da farvi vedere gruppo marmitte con il terminale di scarico e poi vi ho fatto davvero vedere tutto. Sonde lambda, le molle riprodotte in gomma, trovo una cosa molto carina. Tutto questo è metallo, questa parte finale del terminale è in plastica, ma la rettina questa è metallo. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, grazie davvero a tutti, vi abbraccio, un saluto e un saluto anche ai vostri cari più cari. Grazie veramente di seguirmi e di avermi dedicato del vostro tempo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.